Allora, 6 della mattina, pronti per la partenza. Mamma mia, mi aspettano un po' di chilometri da fare. Vorrei fare sto viaggetto insieme a te. Chissà come andrà a finire sto viaggetto. Speriamo tanto bene, dai. Andiamo, va, partiamo. Allora, prima sosta, mancano ancora 200 km alla meta e come un gran fagiano mi sono dimenticato la memory card della telecamera. La fortuna che c'ho il telefono. Che fagiano. Vabbè, ma a prendere il caffè, va. Finalmente arrivato, ci ho messo un bel po' per arrivare, ma ci siamo. Mo te faccio vedere dove sto, ma tanto già l'avrei letto dal titolo come al solito. Non mi sembrava vero, sai, 3 ore di macchina, ma mi sono sembrate molte di più. Sarà stato che non ho dormito tutta la notte, perché quando viaggio c'ho sta cosa, tipo l'ansia da prestazione. Allora, io sono finalmente, come ho detto, arrivato, ma ti faccio vedere dove sono arrivato. Vabbè, il sole era bello, guarda un po' se si vede. Aspetta, mettiamolo un po' a fuoco. Secondo te dove sto? Sto a Scarperia. Andiamo a trovare degli amici, anche se sono arrivato abbastanza presto. Andiamo a vedere quello che succede. Poi c'è l'immancabile palazzo che è qualcosa di stupendo, veramente, me lo faccio vedere. La scena Assassin's Creed, non lo so, ma è sempre affascinante, cioè più lo guardi e più ti attira. Poi questi sono tutti stemmi di persone che hanno, no, che hanno vissuto e avuto il potere qua. Ma guarda che bella quella torre, guarda. Sembra palazzo vecchio. Lo so, dico sempre le stesse cose, mi piace ripeterle. Come se passa una presa da sotto a sopra. Senti che botta, eh? Dai. Non, e te più filo, se là più in su, ok? Vai. 1, 2, 3. Primo tentativo. Aspetta. Più lungo. 1, 2. Eccolo. Porca miseria. Vai. No. E 2. 3. Ti ha detto 3, eh? Dai. Ma prova a tirarla pessimo, sì, tira pari. 2. Smontare. No, è che casca di là. Perché non c'è arrivo. Vai! Oh! Senti diverso. Aspetta. Vai, 1, 2, 3. Questi hasca lì. Ci siamo? Hasca 3, 2, 1. Hasca su. Che ho messo? C'è uno scalo. Tanto nessuno capirà dove sto, nessuno lo sa. Forse lo capirei
semplicemente da una risata, perché io spero che la faccia. Mi sgancio un hai capito? E là si ride. E che te l'ho qua. Biglietto a visita ci vuole, Eh sì, io faccio come una volta, no? Hai capito? La gente si affaccia e sa che sono arrivato. Bene, bene, bene. Oggi che giornata particolare è? Spiegaci un po'. Allora, in occasione della... scusate, sono un po' messo male, un po' Guarda io. arruffato, baffi, barba, però si è chiamato il barbiere appunto per fare... mettici un pochino a posto, ecco, vedi, con l'ombrellina anche. Jacopo, Jacopo! Jacopo! Saluta! Ragazzo, ombrellino! Se serve siamo disponibili. E, insomma, tornando un po' alla questione, in occasione della fiera enogastronomica che si terrà oggi alle 3 di pomeriggio in Palazzo dei Vicari, noi abbiamo allestito, essendo partecipanti appunto alla fiera, abbiamo allestito questa situazione con il grande Simone Sinatti, grandissimo barbiere dell'Impruneta, grandissimo Latin lover, da noi si dice grande chiavatore. E niente, si è allestito questa situazione con una postazione per fare le barbe ai passanti che vogliano provare appunto l'ebbrezza della rasatura a mano libera, anche con i nostri rasoi. Adesso tu mi dicevi che bisogna fare una scelta. Sì, ora si sta allestendo, perché l'enogastronomica si terrà oggi pomeriggio, però noi abbiamo cominciato a mettere sul banco di prova già da stamani, quindi ora ci si mette qui, si sceglie un po' i rasoi da affilare, perché ancora questi non sono impostati, da far usare appunto a Simone in occasione di oggi pomeriggio. Ecco. Vabbè, allora andiamo a vedere quali potrebbero essere i papabili. Vedremo, Andiamo a vedremo. vedere. Qui vedremo, perché qui un po' di scelta la c'è. Si va dai nuovi tributi, e uno dei modelli che sta andando un pochino più per la maggiore in questi periodi, appunto in onore al vecchio Puma 1938 con gommino poggiadito e tutte le attenzioni che necessita questo tipo di tributo. Ha la Easy O1, rivelato grandissimo acciaio di grandi prestazioni, in questo caso si tratta di un full hollow, 8 ottavi, manico legno serpente. Ad altri tributi, se no abbiamo il 5 ottavi, il Carletta, filo dritto, in questo caso un quarter, acciaio K720, se no abbiamo anche un X50 cromo vanadio 15, in questo caso, Carletta 5 ottavi, molto semplice, però mi garberebbe anche ad operare questo oggi. Se no, baciami subito. Beh. Ragazzi, baciamoci subito. Si arriva alla tradizione, dai. Esatto, dai, ora c'è anche questa nuova resina, molto colorata. Sembra quasi sabbiosa. Esatto, a me piace molto. Il K720, qui si va sui tradizionali, se no i corno, anche questo 8 ottavi in K720 ha una gran bella prestazione, in questo caso è un quarter, però un quarter un pochino più sviluppato, un pochino più vicino all'Alf. Filo dritto, perché l'8 ottavi noi abbiamo cominciato a farlo filo dritto. E niente, che si propone, ragazzi? Ora, Se avete strada facendo, dai, vediamo un attimo che succede. Comunque la disponibilità c'è dello strumento. esatto. Vediamo un po', anche un bel French, in bufalo. Sarebbe male, Simo? Che tu vuoi? Che si fa un 8 ottavi, un tributo? Si prova un tributo poggiadito? Vai! Allora ragazzi, il tributo. Tributiamo, dai. Tributiamo. Il studente si è fatto fare un elefante, prende l'elefante.
C'è qualcosa nella cosa. È il momento della filatura. Da fare. Guarda, cioè, fa la trilogia anzi, tutti senza peli. Però è destro pieno, E beh, uno deve ricrescere, devi lasciare a Maggese perché sennò, A Maggese. o se no, hai capito? Hai capito? Questo fammi provare un po' la nipponica di. Da finire. Oh vai, io ci sono. Il modello non si vede perché è troppa schiuma. No, ma garantisco. Sì, bello. Poi senza barba, chissà. Baciami subito, near veg, molatura bella piena, quindi silenzioso, molto efficace, profondo, mani con corno di burro. Davo gli slurri sulla maruca. Sono felicissimo. Allora, è l'ora di pranzo, se sta bene, non fa caldissimo e niente, poi ci sarà di divertimento. Quando sto mega barbone che mi vede dice ma sicuramente sa fa tagliare, no, io devo aspettare, tanto già l'hai visto il video quando uscirà quest'altro. Faccio vedere l'organizzazione, aspetta. Ci siamo intortati. C'è lui da belle fatti il biottolo. Eh? Da fatti il biottolo. Sì, c'è niente da fare, cammino, passeggio. Siete pure voi qua di passaggio? Ma sì, Sì. passavo di qua, poi ho cappato poi era a farmi il gioco Delle tre spine. delle carte con le spine. Andiamo delle tre spine. Dove sta? Vabbè, io continuo a fare la camminata, va, vediamo che succede. Va. Dove sta quella dritta? Succede anche qua, dai. Comunque è bello, si sta bene, c'è il silenzio, cosa che da me non è fattibile, l'odore del brace. Ah, che spettacolo. Se ci capitate venite, che è veramente interessante. Fa troppo effettato. Che idea, ma quale idea? Madonna sta grappa.
Là fa la barba a lui ora. Da un super bullo buffo come te. Sì, ora tu mi fai la pelle e poi la barba ne fa subito ai Dave. Oh! Tutta questa storia per toccarmi le palle. Allora, tocca a tutti è toccato, però tocca a te, Tocca a me, ora intanto mi è toccato i capelli, ora mi devo fare la barba, però che bellissimo. c'ho questo pelo matto mezzo cinese qua. Io invece devo fare rifinitura, ma c'ho paura perché qua non si sa mai. Io ho paura, mi devo far firmare. No, il barbiere è sobrio. Sì, lui però. Lui? No, vabbè, io mi limito a filare poi. No, mi devo fare rifiniture, chissà se ci riuscirò pure io a farmela fa. Qua si sono fermati in tanti comunque oggi, vero? Non dico cavolate. No. Confermi? Io confermo sempre tutto e comunque posso dire lo slogan. Certo, come No, no? posso dire. Guarda però dentro l'occhi là a loro. Hai capito? No? No. Hai capito? Hai capito? Vabbè dai, ci riproviamo su. Se va a tentare l'impossibile, vediamo se ci si riesce. Sì, dai, si prova a fare una scalata, Giusto perché non siamo stanchi, capito? Non siamo a mancare niente, guarda forse d'andiamo, aspetta, aspetta, ti sei beccato il faccione mio, vediamo un po', Io come dico sempre quando vengo qua è più forte di me. E forse se va lassù, andiamo a vedere, no? Andiamo a fare il uditore. Va a vedere? Andiamo. Matteo, senti Matteo. Matteo, come la vuoi fare che te la seguire? Allora, guarda dove stiamo, guarda, te faccio vedere, incredibile. C'è un camino immenso. La rubrina. Ma che roba. Archivio storico, volumi dal 1400 a oggi. Beh, roba. Qui ci si va a nozze. Una delle parti più importanti. Questa è C'è poca roba, insomma. Bestia, che roba. Speriamo che vengono bene perché... Non vorrei dire delle No, ti ha detto sta dicendo bene. Veniva tutto ciò che avveniva nel paese veniva, diciamo, registrato, perché il vicario era colui che gestiva per 6 mesi, per conto dei medici, il paese. E questo era un avamposto militare, era principalmente. Addirittura se c'era anche un fatto di sangue, veniva disegnato proprio il coltello di come era avvenuto il fatto, per dire proprio a che livelli si era come... E infatti tanti modelli esistono e continuano a esistere proprio grazie a queste figurazioni. Ecco. Dei veri e propri rilievi col disegno dell'arma, no? Sì, proprio quelli. Oh, una cosa c'è bella. proprio le forbici anche, c'è proprio il disegno delle forbici, dei coltelli. Veniva ucciso con il coltello e veniva fatto il coltello di come veniva fatto, perché c'era il processo, no? Il processo con tanto di testimoni, come avveniva. Queste sono chiamate sfilze, perché proprio venivano il foglio proprio infilzati, proprio le sfilze, capito? Questo che anno risale? Questo 1680 e devo vedere le date perché qui sinceramente 115, 116, 1000.
106, 117. Quindi c'è proprio le pagine. E qui Però c'è l'archivista che prende tutti i volumi, pagina a pagina, viene messo la carta assorbente perché l'umidità, per tenere... C'è proprio un archivista che tiene sempre tutto in ordine, 1700, che tiene tutto in ordine, tiene tutti i volumi vengano presi, restaurati. Cioè, questo ambiente è protetto da una temperatura costante, perché ci deve essere una temperatura sempre, sì, diciamo, perché no se rovinano i fogli. no, questa è un'importanza veramente storica, questo è veramente un archivio, tanta roba. È la memoria della città. Praticamente dalla fondazione fino a fine Novecento, fino a fine del Ottocento. Impressionante. Cioè, qui siamo proprio nella... È una storia. Sì, qui c'è proprio Una storia. una storia proprio Semplice. in tutti i sensi. Cioè, notate poi pure là sopra tutti gli altri archivi, vabbè, è pieno. Tutto D'altronde non è da ieri che esiste, quindi... ciò che avveniva nel paese era registrato e semestralmente cambiavano il vicario e ogni vicario lasciava il proprio stemma, perché c'è sui saloni dei tendaggi c'è tanti stemmi, ognuno lasciava il suo, però poi a forza di mettere Si è riempita la parete. la parete, allora venivano sovrapposti ad altri per farci rientrare. Cioè, Bello come racconto, e più che altro per comunicarla e tramandarla poi ad altre persone che magari sono affascinate. poi giù si vede ancora gli stemmi dei medici, il famoso scudo con le Sì, l'ho ripreso l'ultima volta che sono venuto, ti ricordi? perché le palle originariamente erano perché i medici erano dei bancari e le palle erano il simbolo dei bancari dell'epoca. Ecco perché c'è le famose palle dei medici, queste palle, capito? Bene. Adesso sono curioso di andare a vedere quell'altra parte che è un po' più, diciamo, militare. Perché erano i nobili erano quelli di Montaccianico, gli ubaldini erano i nobili, i medici prima erano dei bancari, diciamo. Guarda quando scendo. Poi ci fu la famosa guerra perché con i sassi di Montaccianico fu costruito qui, perché prima Sasso non è che ti trovassi, insomma, capito? E questa era un po' la storia. Sarà pure quello perché questo palazzo ricorda un po' a me, mi ha portato indietro a Firenze, mi ha ricordato Palazzo Vecchio, in qualche maniera. Questo è Montaccianico. Questo qui deve essere il palazzo di Montaccianico e qui è il palazzo di Scarperia, capito? È la ricostruzione di come era Montaccianico prima, che è questo castello che andando verso le isole, da Sant'Agata si sale verso le isole, c'è questa area archeologica dove stanno scavando ancora per ritrovare le fondamenta dell'antico castello degli Ubaldini. Lì c'è proprio la scuola di archeologia, ecco. Insomma, un piccolo viaggetto nella storia, in pochi minuti abbiamo scoperto un po' di cose e niente, mo manca un pezzo, io approfitto solo un secondo, non apro niente, ma avvicino soltanto la finestra per far vedere poi quest'altra parte bella di Scarperia. Questa è la piazza. Con questa si riesce a vedere anche quasi la torre, però dobbiamo fare, insomma. Allora, quello lì, le mura proseguono fino lì alla piazza della Torricella, poi si sale fino alla porta nord della via Roma. La parte nord c'è le mura, c'è un altro torrino lì, si continua a scendere giù. Ma la cosa bella, a parte il tramonto che... Hai capito? Mamma mia, che spettacolo. No, vabbè, ma la devo giocare, questa me la devo giocare.
Cioè, poi non è che capita tutti i giorni, no? Mi fai così. Guarda che bello, guarda. Guarda, guarda, guarda. Hai capito? Mi sento... Ti senti un po' tipo, non lo so, strano, è strano a dirlo, no? Qua sopra una volta ci camminavano le vedette, le guardie. E comunque la vista c'è, mo te la faccio vedere pure a te, eh. Solo che ti faccio in presa diretta quello che faccio di solito, cioè scatto pure qualche foto. Sei emozionato? Bello, bello. La domanda è: a che servivano questi? Niente, forse accendere le candele la sera per illuminarlo. Penso a mica Alberto Angela che vota me. Allora, Simone, oh. arcieri, incoccare. Allora, noi stati, guarda quanto inquadra sta fotocamera. Simo! Come senti? Non ci sente. Eccola qui. Parallelo in giù c'è Cafaggiolo, che era la località di villeggiatura della famiglia dei Medici del Mugello. Tu sali in là, tu vai verso, tu cominci a salire e si va verso la villa dei Gerini, dei marchesi, dei conti Gerini, ed erano la villa per andare verso le maschere, c'era la villa dei Gerini. Si scende e lì in quella piana lì di boschi c'è il Boscafrati, dove c'è il Cristo di Donatello, che non so se è diventato ora un'area dei musei diffusi. Cioè, musei diffusi è un'idea di Smith, il direttore degli Uffizi, che prendono alcune, diciamo, aree della provincia di Firenze, dove si mette delle vecchie, come si dice, roba da visitare. E, insomma, questi musei diffusi. E lì c'è Cristo di Donatello. Devono organizzare delle visite guidate per andare a vedere questo, però è sempre stato lì, quello non è stato portato dalle cantine degli Uffizi a qui, perché nelle cantine degli Uffizi c'è tanta di quella roba vecchia, prima dell'alluvione, restauro, e la vorrebbero mettere nei vari siti, però devono essere siti, devono essere, insomma, sicurezza, Idonei, insomma c'è tutta una serie poi costano. Sicuramente sì, però preservano sempre la storia che è sempre bella e importante, e poi spiega le radici, no? Appunto, Bello, sono proprio... che è un viaggio dal 400 fino ad oggi, se non mi sbaglio. Qui, diciamo che Mugello è tutta quest'area qui, c'ha tutte delle chiese, per dire Sant'Agata è una chiesa romanica ed è fatta in una maniera che forse è unica, perché c'ha delle colonne centrali, poi c'ha le arcate, altre arcate, è unica fatta a quella maniera. Ora, per l'appunto c'è stato il terremoto, sicché in certe aree non ci puoi andare, che ci fu il terremoto 2 anni fa, insomma non è stata, diciamo, toccata, ma insomma Ma ha sentito sicuramente. una bella tentennatina l'ha presa. E nulla, per il resto tutte aree, tutte zone, il Mugello, per tutte queste dove c'erano i Medici, del Cafaggiolo, insomma c'è vari siti che insomma. Sì, ma ora perché se non vorrei anche il bischerate, quello lì di Chini lo so, quello lì di Boscafrati, dei musei diffusi sì, perché se ne parlavano, di questi piccoli siti, diciamo, nella provincia dove portare qualche cosa per essere visitabile. Sì, per spingere anche il turismo verso... Sì, per arricchire un po', perché gli Uffizi, ci ho detto, c'hanno tanta di quella roba nelle cantine, le tieni lì e non le fai vedere. un peccato proprio. Digli di guardarci e di salutarci a Simo. A Simone, digli di salutarci. Guarda come riprendo bene, Guardalo. Vai.
Allora, questo è l'orologio del Brunelleschi, che era stato scambiato per ferro vecchio. No, era un pezzaccio di ferro, cioè sembrava, poi si accorsero nelle ricerche dell'archivio che era proprio non so per quale ragione, perché dovevano pagare qualche cosa, e venne fuori che questo era proprio il Brunelleschi. Ma per caso, Vedi, questi sono era un po' abbandonato, diciamo. questi sono alcuni delle testimonianze appunto di quando... Questo è progetto in teoria, no? Ogni che andava via lasciava il suo simbolo. Tutte le varie stelle, stellucci, quindi Questo è il museo, lo celebrava. sì, facciamo vedere il museo. Eccolo quello che mi dicevi. Eccolo. Vedi? Esattamente formato. Guarda, lo stesso coltello e veniva proprio i coltelli ti dicevo. Vedi? Forma proprio del... Sì, ti dico Pensa che cosa minuziosa, pure qua, addirittura questa, poi a capire che c'è sta scritto qua dentro. Dicevo all'archivista per leggerlo perché la professoressa Rombi, che è la nostra, diciamo, direttrice del museo, quando si mette per tradurre, insomma, ci mette delle giornate, però vedi, ti dicevo dei coltelli, del fatto di sangue che allora il tribunale, il giudice, veniva proprio fatto il disegno dell'oggetto, diciamo, che era stato, diciamo, la causa della Che poi la descrizione qua, questa sera me la studio io perché sono curioso. Il disegno e il progetto è stato fatto dall'Università di Firenze e l'esecuzione in serie limitata dagli artigiani di Scarperia. La forma, vedi, è fatta un po' a punti, appunto è questo ponte che collegano, diciamo, la storia di Scarperia. La forma a punto è fatta apposta per questo discorso. Fatto per il 700° anniversario, c'è solamente 4 o 5 Di esemplari? esemplari. No. Furono fatti dagli artigiani di Sette. sette e basta, non ce ne sta più. Ed è chiuso proprio come il 700° anniversario. La forma a punto è proprio passaggio, il punto di collegamento questa te l'avevo perciò. Certo. Vari modelli di vecchi, insomma antichi, coltelli scarperiesi. Roncole ovviamente, perché ai tempi le roncole erano uno dei modelli più, diciamo, più usati, in quanto appunto serviva per tagliare il grano, si usava in vigna e queste cose qui, prima ovviamente, anche adesso, ma prima girava tutto intorno a questo settore, ecco, il settore agricolo ovviamente. E poi ci sono tanti vari modelli scarperiesi, questo qui ad esempio era un modello che si produceva per la caccia, è un modello di caccia antico, noi adesso lo si chiama, e ha la particolarità appunto di avere il cacciavite, lo sturafocone, che è quell'attrezzo appuntito, e serviva per... Questo ferro appuntito appunto serviva per sturare il focone dalla polvere da sparo che si incrostava, appunto serviva per sturare il focone del fucile. E quell'attrezzo in fondo invece era lo svitaluminelli, quel beccuccio che c'è sulla molla. Questi erano modelli da caccia. Poi c'erano questi modelli qui, il castrino. Serviva per castrare? Era chirurgia, piccoli strumenti di chirurgia appunto,
e nel mondo contadino ovviamente servivano per castrare le bestie, queste cose qui, ed è un modello che ancora si produce ovviamente per i collezionisti. Poi qui ci sono tante raffigurazioni, perché comunque il coltello, come io ho sempre detto, il coltello c'è poco da fare e va in base un po', insomma è sempre stato accanto all'essere umano, quindi dove c'è l'essere umano, dove c'è un'era, il coltello ha partecipato alla storia dell'essere umano. Il coltello diciamo, è stato il miglior amico dell'uomo, sin da tempi della preistoria, che si usava le pietre scalfite all'età dell'acciaio. Il coltello è sempre stato presente nella vita di tutti noi. Qui sono componenti della Zoava, ad esempio, la Zoava Scarperia, il coltello più iconico scarperiese. Qui sono tutti i componenti che formano questo coltello. Qui sono altri modelli antichi. Modelli antichi, qui si vede questo leonvernante proveniente appunto dal nord Italia. Ci sono tanti coltelli appunto provenienti da tutte le regioni italiane. Questo è un bergamasco. Qui ci sono altri modelli da caccia, modello a caccia con i caratteristico i utensili per estrarre le cartucce, l'estrattore. Noi fontani si produce ancora questo modello con gli estrattori. Qui altri modelli scarperesi, questa è la scarpetta, anche questa si produce ancora. Il birillo, sono tutti fusetti. Questo è una spada, si può dire. Questo qui era un salitano, coltello pieghevole particolare che si produceva appunto in Sicilia. Ci sono tantissimi modelli antichi. Questi sono Zoave di Frosolone. Coltelli a stile, o stiletti. Non ho potuto prendere la fine della serata, è stato troppo movimento. Mattina presto, accanto all'uccellino, e posso dire che sono un po' rilassata. Quindi da qua si parte e si va verso un'altra meta. Chiudo qua sto video sperando che sia venuto carino. Ringrazio la disponibilità appunto Alessandro Jacopo, che avete visto nei vari ispezioni del video, perché è stato un video frammentato, e si va avanti verso appunto un altro video. Al prossimo, come dico sempre, buoni acquisti, buone svalbate. Ciao da Luca, hai capito?